Buonasera. Territorio di percorso molto campo difficile oggi. Bentornati in un nuovo episodio di Come sprecare 8 minuti della tua vita. Oggi ci troviamo in un luogo talmente segreto che se non fosse per la quantità di indicazioni che rivestono il 90% della superficie pugliese, abitanti compresi, non lo trovereste mai. Non temete, abbiamo comunque sbagliato strada. Subito dopo aver sceso i gradoni in pietra che conducono alla spiaggia, ci siamo immersi in acqua, fino alle ginocchia. Il fondale è talmente in bolla che nemmeno Frodo avrebbe potuto annegarsi tanto facilmente. Un piccolo paesino ma piccolo ma caratteristico. È una bomba. E abbiamo scoperto un cocktail interessante che fa partire la gente subito. E adesso un saluto da Aquaman. Mentre molte delle piccole insenature lungo la costa di Peschici sono occupate da villaggi turistici e alberghi, la spiaggia di Zaiana, ubicata a poco più di 9 km dal paese, rimane una spiaggia pubblica. Si tratta di una spiaggia di sabbia fine e soffice. L'acqua è cristallina e calda, con una linea di costa di circa 210 metri, inserita tra costoni rocciosi ricoperti di macchia mediterranea e pini, e con numerosi anfratti da esplorare. Un particolare che ci è rimasto impresso? L'impianto stereo di tutto rispetto che circondava il bar. Difatti, se di giorno la tranquillità regna sovrana, di notte la spiaggia si trasforma in una discoteca. Ah no, c'era il Covid. Spinti dalla fame di pesce, abbiamo deciso di andare alla braceria, la patria del veganesimo. Siete vegetariani? Dovevate smettere di guardare questo video almeno 10 secondi fa. Ed ora godetevi queste scure riprese di un tramonto spettacolare che di sicuro non riuscirete a cogliere. Un sensore poco sensibile? No, semplicemente volevamo ricordarvi che, a seguito di una grande soddisfazione, una cena superlativa nel nostro caso, segue sempre uno sconforto, dato dalla consapevolezza che quei momenti non torneranno a breve, e quindi tutto ciò che seguirà sarà ombroso, un entropico turpiloquio di sensazioni mentali che inevitabilmente ci porteranno a conoscere il vuoto che ci avvolgerà al termine della vita. E noi ci abbandoneremo adesso, facendoci cullare dal silenzio dell'anima. Questo c'è più caratteristico. Stiamo andando in un bellissimo posto dove fanno cose particolari, diciamo. Spiega meglio. Diciamo che Mirko la prima sera dopo averlo bevuto l'abbiamo soprannominato sbocchino. Eccolo qua, il sito? Prego, stai filmando? Cosa? Stanno contando davvero i giorni che mancano a Natale. Sì, scalo il polso tutti i giorni. Suntori di mora e lampone, spermuti, calpestati per sbaglio dai contadini che passavano di lì. La bomba, non chiedete cosa c'è dentro, bevetela, bevetela e basta. La bomba, una botta da paura. Bomba, una cosa che non ti ricorderai. Questo video è storto, ma poi lo giro. Ottimo. Anch'io sono storto, ma non mi rigiro dopo. Bomba. Dove la vuoi trovare? Solo alla piazzetta. La piazzetta. Peschici. La bomba, una botta da paura. La bomba. Una botta di vita. Su lui ha già fatto effetto. Lui è già una cosa meno avanzata. La bomba. È passata la prima sera. Addetti ai lavori che hanno costruito il marciapiede e la gente che non lo usa, lo spreco. Ma che panda, vecchio! Bella la vacca panda. Dove stiamo andando? Nelle grotte. Quali? Tutte grotte. Tutte le grotte. Tutte le grotte. Andremo a vedere le grotte, la grotta di Marina, di Roberta e di Federica. Oggi andremo a vedere grotta sfondata, grotta bagnata, grotta campana piccola,
Grotta Campana Grande e grotta... forse quella non c'è. Adesso in uso della Marina Militare Italiana. Ancora carichi della sera prima, abbiamo scelto di non usufruire delle nostre gambe e di farci trasportare dalle onde. Abbiamo optato per il tour guidato delle grotte, che parte da Vieste e si estende fino a Pugno Chiuso. Arco di Santa Luce. Con soli 25 euro siamo saliti a bordo della MB Paloma, oggi condotta dal Capitan Findus, al suo primo giorno di lavoro. Un giovanotto d'altri tempi, ma che nonostante tutto è risultato impeccabile. Il posto che vediamo è la testa del Gargano. La testa del Gargano è la punta più estrema ad est e lo sperone in Italia. Come si dice qui a Vieste, ogni buco è grotta, per cui preparatevi a vederne tante. Alcune di queste grotte ospitano una particolare specie di anemone chiamata pomodoro di mare, per la sua tipica colorazione. Li avete visti? No? Nemmeno noi. Signori, questa baia che vediamo è la baia di Porto Greco. Anche questa è una baia libera, fatta di ciottoli. Questa roccia prende la forma di un fungo porcino. Allora, signori, questa che vediamo è la grotta delle due stanze. Un consiglio che possiamo darvi è quello di visitare le grotte alla mattina. I raggi solari, infatti, a causa della penetrazione dei fotoni attraverso l'acqua, si riflettono sulla superficie, così da sollecitare i vostri fotorecettori oculari. Devi lanciare in acqua la GoPro e poi verificare. È l'acqua ricamato. L'esperienza dura una mezza giornata, con tanto di sosta alla baia di Vignanotica. Invitiamo chiunque passi da queste parti a ritagliarsi qualche ora per questo tour, che racchiude l'essenza del Gargano e offre alcuni dei suoi migliori scorci. Speriamo che anche questo episodio vi sia piaciuto, ne resta solo un altro. Già vi vedo tristi per la fine, ma tanto il lockdown è ancora lungo e avrete tempo e modo di riguardarli quando volete.